Ciao a tutti! Dopo questo percorso sulle matrici siamo finalmente arrivati alla fine. Se avete visto tutti i video precedenti e avete un compito sulle matrici, ora siete pronti per fare un ripasso generale. Facciamo un mix di tutti gli esercizi possibili che vi possono capitare in un compito. Partiamo con il primo esercizio. Abbiamo un'espressione molto semplice tra matrici. Sappiamo che io posso sommare o sottrarre le matrici purché sia verificata una condizione. Le matrici tra di loro devono essere dello stesso tipo. Noto subito che tutte e tre sono matrici di 2 righe e 3 colonne e quindi posso procedere con le operazioni. Prima di tutto noto che davanti a queste due matrici ho un numero diverso da 0, quindi ricopio questa prima matrice e moltiplico tutti i termini di questa matrice per 2, il meno lo ricopio fuori. In alternativa potevate moltiplicare per meno 2, qua ovviamente non dovevamo mettere meno ma avremmo dovuto mettere più. È la stessa identica cosa, come preferite. Allo stesso modo il più lo ricopio e moltiplico tutti i termini di questa matrice per il 2 che c'è davanti. Ora il risultato è di nuovo una matrice 2x3, i cui termini si ottengono chiaramente sommando i relativi termini di ciascuna matrice. Fate attenzione ai segni: 0, meno 4 più 4, meno 2 e così con i successivi termini. Mettete stop, fate i calcoli da soli e poi vedete se vi torna con il mio risultato. Allora, com'è andata? Questo era facile. Passiamo con il prossimo esercizio. Con questo esercizio ripassiamo tantissimi argomenti perché ho due matrici A e B, mi chiede di trovare C che è dato da A per B, quindi ripassiamo la moltiplicazione. Poi mi chiede di trovare il rango di C e quindi ripassiamo l'argomento rango. Vi ricordo che quando parliamo di rango o caratteristica è la stessa identica cosa. Alcuni insegnanti utilizzano rango, altri utilizzano caratteristica. Di conseguenza, tutte le volte che c'è la parola rango, in automatico sapete che c'è il discorso dei determinanti, quindi ripassiamo anche i determinanti. Prima di tutto facciamo questa moltiplicazione. Sapete bene che è possibile fare la moltiplicazione solo se le matrici rispettano una specifica condizione. Andiamo a vedere di che tipo sono. Questa è una matrice 2 righe 3 colonne, mentre questa è una matrice 3x3. La condizione è verificata perché sappiamo che questi due numeri devono coincidere e sappiamo anche che il risultato di questo prodotto è una matrice 2 righe 3 colonne. Riuscite a farlo da soli? Provate e poi verificate con i miei passaggi. Il calcolo è lui per lui più lui per lui più lui per lui. Viene k meno 2 più 0. Poi di nuovo questo con questo. 0, 4, meno 1. 4 meno 1, 3. 0, 2, 0. Seconda riga. Meno 1, meno per meno più, fate attenzione ai segni, più 2. Meno 1 più 2, 1. Perché qui chiaramente c'è 0. 0, meno 4 più 1, meno 3. 0, meno 2, 0. Questa è la matrice C, quindi il primo punto l'abbiamo fatto. Eravate riusciti a fare questo calcolo da soli? Fatemelo sapere nei commenti. Scommetto che se avete visto tutti i video precedenti siete riusciti a farlo a occhi chiusi. Ora passiamo al punto 2, dobbiamo trovare il rango, la caratteristica di C. Questa è una matrice 2x3, quindi sappiamo che al massimo il rango sarà 2. Devo andare a vedere una sottomatrice quadrata 2x2 e verificare che il determinante sia diverso da 0. Prima di tutto mi rendo conto che la seconda e la terza colonna sono proporzionali, perché se ci pensate questa la posso ottenere moltiplicando la terza colonna per 3 mezzi. Infatti 2 per 3 mezzi verrebbe 3, perché 2 se ne va, e meno 2 per 3 mezzi verrebbe meno 3. Voi sapete per la proprietà dei determinanti che quando ho delle colonne in proporzione il determinante è 0, questo per dirvi che io posso scegliere o questa sottomatrice 2x2, quindi questa, oppure questa, è equivalente. Quindi non devo andare a trovare tante sottomatrici 2x2, ne basta una. Prendo per esempio questa. È una matrice 2x2, il determinante si trova facendo il prodotto degli elementi della diagonale principale meno il prodotto degli elementi della diagonale secondaria. Moltiplichiamo questi termini tra parentesi
parentesi, attenzione ai segni, meno per meno più 6. Sommiamo questi due termini, 6 meno 3, 3. Ora dobbiamo imporre che questo determinante di questa sottomatrice sia diverso da 0. Questa è un'equazione di primo grado nell'incognita k, porto il 3 di là e divido tutto per 3, cambio anche di segno, facciamo tutto a mente, viene k diverso da 1. Quindi la nostra analisi è questa. Se k è diverso da 1 vuol dire che il determinante di questa sottomatrice è diverso da 0. Di conseguenza deduco che il rango della matrice è 2, perché questo è un minore di ordine 2. Ora andiamo a vedere cosa succede se k è uguale a 1. Se k è uguale a 1, chiaramente il determinante di questa matrice è 0. Il rango non è 2, perché i minori di ordine 2 sono tutti nulli, e quindi il rango è semplicemente 1. Se infatti andiamo a sostituire al posto di k 1 nella mia matrice, ottengo questa matrice. Guarda caso questa è identica alla seconda riga moltiplicata per meno 1 e quindi possiamo praticamente eliminarla come se non ci fosse. Chiaramente qui la sottomatrice quadrata che posso prendere è un elemento, 1 per 1. Ecco perché il rango è 1. In sintesi, questo qui è lo studio del rango della matrice C al variare di k. Ora andiamo a fare un esercizio sui sistemi lineari per ripassare i diversi metodi e il teorema che abbiamo visto nei video precedenti. Abbiamo questo sistema lineare di due equazioni in tre incognite, x1, x2, x3. Mi viene chiesto di determinare la tipologia di sistema senza fare i calcoli. Mi viene in aiuto il teorema di Ruschet-Capelli, che mi dice di andare a studiare il rango della matrice completa e della matrice incompleta. Andiamo a ricavare la matrice. Si tratta di scrivere in colonna i coefficienti delle tre incognite, quindi nella prima colonna metto x1, nella seconda x2, ecco perché ho scritto in ordine l'equazione, e nella terza colonna x3. Separata da una linea tratteggiata metto la colonna dei termini noti. Voi sapete che questa matrice qui, senza l'ultima colonna, è la matrice incompleta, mentre questa è una matrice completa. La dimensione di questa matrice è 2 per 3, la dimensione della matrice completa è 2 per 4. In entrambi i casi il rango al massimo può essere 2. Per vedere se il rango è effettivamente 2 basta prendere un qualsiasi minore di ordine 2 e verificare che sia diverso da 0. Prendere un minore di ordine 2 vi ricordo che significa prendere una sottomatrice 2 per 2 e andare a determinare il determinante. Scusate il gioco di parole. Per esempio io posso prendere questa sottomatrice. Il determinante è 0 meno 3, quindi è più 3. Poiché il determinante è 3, che è diverso da 0, concludo che il rango della matrice completa è uguale al rango della matrice incompleta, perché questa sottomatrice appartiene ad entrambe le matrici, ed è uguale a 2. Vi ricordo che io indico con I il rango della matrice incompleta e con C quello della completa. Sono uguali a 2. Il numero di incognite invece era 3, x1, x2, x3. Per il teorema di Ruschet-Capelli io so che poiché i ranghi delle due matrici sono uguali tra di loro e sono minori di 3, il sistema è indeterminato e ammette precisamente infinito alla 3, il numero di incognite, meno 2, il rango delle due matrici, soluzioni, cioè ammette infinito alla 1 soluzioni. Questo vuol dire che quando vado a trovare le soluzioni del mio sistema dipenderanno da un parametro, perché qui c'è scritto 1. Se c'era infinito alla 2 avevo 2 parametri. Ora andiamo a risolvere il sistema. Per trovare le soluzioni solitamente procediamo con l'algoritmo di Gauss per ridurre la matrice a scala. Dico solitamente perché in questo caso io so che ho un parametro. Guardando il mio sistema io posso semplicemente chiamare x1 uguale a t. Così facendo dalla seconda riga io mi trovo che x3 è 3t e andando a sostituire nella prima riga qui ho 2t, qui ricopio e al posto di meno x3 metto meno 3t. 2t meno 3t fa meno t e lo porto al secondo membro. Chiaramente l'incognita deve avere sempre segno più, quindi cambio segno a tutto e viene meno t meno 1. La terna di infinite alla 1 soluzioni del mio sistema lineare è la seguente. Grazie al teorema di Ruschet-Capelli abbiamo trovato in maniera molto veloce la tipologia di sistema, appunto un sistema indeterminato.
Ultimo esercizio di questa carrellata, dobbiamo trovare il determinante di questa matrice 4x4. Ci facciamo furbi, andiamo a considerare la riga barra colonna che ha più zeri in assoluto. Per esempio vado a considerare questa colonna qua. Utilizzo il metodo dei complementi algebrici, dobbiamo ricordarci di fare attenzione ai segni, perché se il termine si trova nel posto pari devo mettere più, se si trova nel posto dispari devo mettere meno. Quindi vi scrivo in rosso per semplicità le posizioni. Devo moltiplicare 1 che si trova a posizione 3 più 1 4, quindi pari, per il determinante della sottomatrice che si ottiene cancellando 1, quindi questa. Poi qui c'è 0, niente, qui c'è 0, niente, meno 2 che si trova a posizione 4 più 3 7, quindi dispari, devo cambiare segno, metto più 2, devo trovare il determinante della sottomatrice che si ottiene cancellando 2, ovvero questa. Andiamo a trovare il determinante di queste due matrici. Questa matrice mi rendo conto che è 3x3, posso applicare Sarrus oppure posso di nuovo applicare il metodo dei complementi algebrici, perché noto che questa riga ha tutti i zeri tranne questo 1, quindi il determinante si trova facendo 1 che ha posizione 3 quindi pari, per il determinante di questa matrice qui, che è una matrice 2x2, se moltiplico la diagonale principale viene meno k, moltiplicando la diagonale secondaria e cambiando di segno viene meno 1. E ho trovato facilmente il determinante di questa. Allo stesso modo anche qua noto che questa riga ha tutti i zeri tranne lui, quindi moltiplico k che si trova a posizione riga 1 colonna 2, 2 più 1 3 dispari, devo mettere meno k, ovvero il segno meno, per il determinante della sottomatrice che si ottiene cancellando k. Questo, facendo il calcolo al volo, meno 1 per 0 0, k per 1 k, cambiato di segno, meno k. Qua 1 per lui, ricopio lui. Qua meno per meno più 2k alla seconda. Riscritta in ordine dal grado più grande al grado più piccolo ho questo. Dobbiamo andare a vedere quando è che il determinante è diverso da 0, basta andare a risolvere questa equazione qua. È un'equazione di secondo grado completa. Se avete già visto la mia playlist sulle equazioni di secondo grado sapete che dobbiamo applicare la formula risolutiva. Ormai la sapete a memoria, quindi non vi sto a fare tutti i passaggi, i calcoli sono questi, ottengo due soluzioni, una col più, una col meno. Sopra viene 4 diviso 4, 1, e sotto meno 2 diviso 4, meno un mezzo. Qui ho messo l'uguale, chiaramente noi stavamo risolvendo diverso da 0, quindi sappiamo che per k diverso da 1 e k diverso da meno un mezzo il determinante è diverso da 0. Sappiamo, se vogliamo aggiungerci il discorso di rango, che in questo caso il rango della matrice è 4. Bene, siamo arrivati alla fine. Io mi auguro che con questa playlist voi siate riusciti a approfondire meglio l'argomento matrici e a risolvervi ogni dubbio. Fatemi sapere anche come vanno le vostre interrogazioni e le vostre verifiche. Se vi è piaciuto questo video vi chiedo di mettere mi piace. È l'unico modo per me per capire se questi video vi piacciono e devo continuare in questo modo. Ecco qua gli esercizi di oggi. Fanne un paio, oppure se ti va falli tutti. Io adoro le matrici e quindi mi diverto sempre a fare tanti esercizi. Fammi sapere qui nei commenti come sono andati, se erano troppo facili, troppo difficili, oppure se hai bisogno di qualche chiarimento. Io vi leggo sempre e appena riesco vi rispondo. Buon allenamento! Dopo questa full immersion di esercizi spero che tu abbia capito benissimo questo argomento. Ti ricordo che se vuoi approfondire puoi guardare la playlist sull'argomento che ti interessa. Qui sotto al video trovi tutti i miei consigli. E ricordati che per un ripasso completo c'è sempre il mio video finale che si chiama ripasso generale, in modo da metterti alla prova e vedere se effettivamente ti è tutto chiaro. Io ti saluto e ti ringrazio per aver visto questo video. Clicca mi piace e attiva le notifiche per non perderti i nuovi contenuti. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.